Recentemente un noto giornalista e attuale consigliere regionale della Lombardia ha suscitato sdegno con alcune dichiarazioni fortemente offensive verso i ciclisti. Le sue parole: i ciclisti mi piacciono solo se investiti e ai ciclisti sparerei, però non lo faccio perché non sono armato. È sconvolgente che una persona con tale visibilità e influenza possa esprimersi con tale disprezzo nei confronti di un'intera categoria di persone. Ma ciò che rende queste affermazioni ancora più inquietanti è che non rappresentano un caso isolato. Riflettono un sentimento condiviso da una parte non trascurabile della popolazione, in particolare da molti automobilisti. Questo odio verso i ciclisti ha radici profonde e complesse che meritano di essere esplorate. La questione non è solo legata alle difficoltà quotidiane di condividere la strada, ma riflette una vera e propria spaccatura culturale alimentata da anni di infrastrutture inadeguate, incomprensioni reciproche e una mancanza di educazione stradale. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. La prima causa evidente dell'astio tra i ciclisti e automobilisti è la condivisione dello spazio stradale. Le città sono state storicamente progettate pensando principalmente alle automobili e questo ha lasciato poco spazio a chi si sposta in bici. In molte città le piste ciclabili sono poche, mal segnalate o inesistenti, costringendo i ciclisti a viaggiare in mezzo al traffico automobilistico. Da questa situazione nasce un conflitto. Gli automobilisti vedono i ciclisti come ostacoli che rallentano la circolazione, mentre i ciclisti sono spesso vittime di sorpassi pericolosi e comportamenti aggressivi da parte degli automobilisti. Per molti automobilisti la strada è vista come un dominio esclusivo delle auto, un diritto di cui i ciclisti sono percepiti come usurpatori. Questo pensiero è profondamente radicato in una cultura automobilistica che ha dominato per decenni e non è semplice da estirpare. Quando un ciclista occupa la corsia stradale, rallentando magari il traffico in una situazione già congestionata, l'automobilista lo vive come un confronto personale, non come un normale evento della convivenza sulla strada. Oltre alla questione dello spazio c'è anche il fattore del comportamento individuale che alimenta il risentimento. Da una parte, alcuni ciclisti sono colpevoli di violazioni del codice della strada. Attraversano semafori rossi, non rispettano gli stop, pedalano contromano e non segnalano le svolte. Questi atteggiamenti irresponsabili non solo mettono in pericolo i ciclisti stessi, ma aumentano la frustrazione degli automobilisti che si sentono costretti a gestire una situazione di potenziale pericolo causata da chi, a loro avviso, non rispetta le regole. Dall'altra parte, molti automobilisti non rispettano le regole che proteggono i ciclisti. Spesso non mantengono le distanze di sicurezza, fanno sorpassi azzardati o persino cercano di punire i ciclisti rallentando apposta o bloccandoli. Questi comportamenti alimentano un clima di paura per i ciclisti che si trovano a pedalare in una condizione di continua vulnerabilità. Dietro tutto questo c'è una questione più profonda, una percezione culturale che dipinge i ciclisti come una sorta di elite ecologista che si impone sugli altri. Spesso nei commenti online o nelle discussioni pubbliche si sente dire che i ciclisti si considerano moralmente superiori perché scelgono un mezzo di trasporto ecologico e che guardano con disprezzo chi utilizza l'auto. Questo stereotipo alimenta una narrazione conflittuale dove il ciclista è visto come qualcuno che pretende spazi e diritti a discapito degli altri. Anche i media hanno un ruolo in questo. Troppo spesso i ciclisti vengono descritti come indisciplinati o come un fastidio per il traffico, mentre gli incidenti che li coinvolgono vengono trattati come episodi isolati o sfortunati, senza un'analisi più profonda delle cause strutturali. Questo rafforza l'idea che i ciclisti siano in qualche modo parte del problema, piuttosto che vittime di un sistema stradale inadeguato. Un altro elemento fondamentale è la percezione di pericolo. Gli automobilisti temono di poter causare gravi danni ai ciclisti in caso di incidenti, una preoccupazione comprensibile data la fragilità di chi viaggia in bici rispetto a chi si trova dentro un veicolo pesante e protetto. Questa paura però viene spesso trasformata in rabbia e frustrazione.
Gli automobilisti non vogliono essere costretti a guidare con eccessiva attenzione o a rallentare costantemente per evitare possibili incidenti, e questo porta a un'esasperazione che si traduce in comportamenti aggressivi. Dall'altro lato, i ciclisti vivono con una costante sensazione di vulnerabilità. Ogni sorpasso stretto, ogni colpo di clacson può diventare una minaccia per la loro sicurezza. Questa condizione di pericolo latente porta a tensioni emotive che possono esplodere in momenti di confronto diretto con gli automobilisti. Le dichiarazioni del giornalista Vittorio Feltri sono la punta dell'iceberg di un problema molto più ampio. Se vogliamo davvero affrontare questo astio verso i ciclisti, dobbiamo partire dalla cultura che circonda la mobilità. Ciò significa creare strade più sicure e inclusive per tutti gli utenti, ciclisti e automobilisti. Infrastrutture adeguate come piste ciclabili separate e ben progettate sono fondamentali per ridurre i conflitti. Ma non basta solo investire nelle infrastrutture. È necessario un cambiamento culturale, un'educazione stradale che promuova il rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada. Le campagne di sensibilizzazione possono aiutare a far comprendere che la strada non è esclusiva di chi guida un'auto, ma un luogo che appartiene a tutti. Alla fine ciò che ci serve è una maggiore consapevolezza. Ogni ciclista è una persona che può essere un padre, una madre, un ragazzo, una ragazza e non un ostacolo da evitare. Ogni automobilista è una persona che deve prendere decisioni complesse mentre guida. Solo attraverso il rispetto reciproco possiamo evitare che l'odio continui a crescere. E voi cosa ne pensate? Sentitevi liberi di condividere la vostra opinione nei commenti. È importante aprire un dialogo su questo tema perché solo parlandone possiamo trovare delle soluzioni. E con questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!